la giusta spinta c'è, e la spinta si sente giorno per giorno nel cercare le soluzioni più innovative possibili. Comunque la priorità secondo me va data a quelli che hanno il maggior numero di user story e da riprogettare. Partiamo da questo. Sicuramente il pubblico rispetto al privato ha delle difficoltà. Si deve considerare che la spesa pubblica ha come voce più importante il pagamento degli stipendi. Quando acquisisci questa consapevolezza che stai gestendo il grosso della spesa statale e sei coinvolto in un progetto che mira alla razionalizzazione della spesa, chiaramente capisci che il progetto è molto ambizioso, quindi se si riesce a realizzarlo si fa un servizio non solo ai dipendenti che avranno, diciamo, un servizio migliore di ricezione della busta paga e dello stipendio, ma tu stai facendo un servizio proprio al paese, perché stai razionalizzando la voce principale della spesa dello Stato. Per razionalizzare i servizi forniti dalla nuova piattaforma informatica è necessario che i nostri eroi incontrino periodicamente tutte le amministrazioni coinvolte nella costruzione del Cloudify, per ascoltare le loro necessità e metterle a sistema. Tra queste, naturalmente, anche le forze armate. Tempi di realizzazione, cioè quando sarà disponibile a noi come utenza? Più o meno? Dunque, noi avevamo avuto sempre una roadmap che prevedeva l'utilizzo iniziale da parte della nostra amministrazione, quindi diciamo il MEF che si immola per primo, se vogliamo vedere da questo punto di vista, ed è 2019. Ora non nascondiamo che dal punto di vista proprio del sviluppo del codice siamo indietro, siamo in ritardo, quindi stiamo cercando di recuperare. Abbiamo adesso arrivano dei rinforzi, insomma, si può dire, ecco, sono arrivati l'altro giorno proprio dei rinforzi, quindi dovremo parallelizzare delle attività di sviluppo e ci aspettiamo di recuperare parte del ritardo. È previsto un periodo di parallelo, cioè attuale sistema, nuovo sistema, o entrando nel nuovo sistema è buona la prima? Ci deve essere una possibilità per le amministrazioni di prendere confidenza col nuovo sistema, che quindi non si può fare un accendi e spegni, quindi io come modello di servizio lo pretendo. Oggi ci sono delle criticità, faccio un esempio molto semplice: ex coniuge gestita in OIPA, amministrato gestito in OIPA. Il contabile della periferia o la ragioneria territoriale dello Stato che va a inserire la variazione di assegno alimentare. Non conosco le statistiche, ma anche tra i militari le separazioni e i divorzi sembrano abbastanza diffusi. È per questo che il tenente colonnello Leonardi si sta preoccupando di eventuali problemi nei pagamenti delle ritenute. In questo caso si sta ipotizzando un errore che, oltre a creare un disguido fiscale, l'assegno per il mantenimento dei figli trasformato in alimenti per l'ex moglie, potrebbe anche inasprire i rapporti tra ex coniugi. Delle situazioni che non sono poche purtroppo, che vanno un attimo analizzate prima di decidere come operare. Dov'è che può intervenire l'eventuale creditore amministrato? Solo sui dati anagrafici personali, cioè se gli arriva un nome sbagliato, un IBAN diverso, lei può intervenire in quanto ha delle funzionalità a disposizione, ma se l'importo attribuito a quella persona ha generato un errore nella CU, chiaramente lo deve rettificare chi l'ha generato. Io sono la coniuge poveraccia di Ludovico. Ma arriva il mio CUD sbagliato perché Ludovico mi ha pagato, l'ufficio di Ludovico mi ha versato, io sono un ente creditore anche, mi ha versato un assegno che è un assegno per alimenti e invece me lo doveva dare per mio figlio ed era per mantenimento. Io vado dal mio ufficio del personale e dico il mio CUD è sbagliato. L'ufficio mio del personale capisce l'errore, si rivolge a chi ha messo l'assegno sbagliato e gli dice devi rettificare l'assegno sbagliato. Diciamo, però noi abbiamo, con gli strumenti che abbiamo dato pure per la gestione dei ruoli, sarà possibile gestire come vogliono. La possiamo togliere, quindi Ma non la mettiamo sempre nei proprio. ruoli sta questa cosa alla fine. Tendenzialmente ogni amministrazione pensa di avere una realtà che è sua, specifica, particolare e che nessun altro possa capire. E forse su questo noi invece siamo bravi, perché comunque sia abbiamo sempre affrontato realtà particolari
perché è vero che ognuno ha le proprie particolarità, però è pur vero che ognuna di esse può essere ricondotta a una gestione semplificata. Volevo tornare un attimino sul cono di visibilità, perché credo, per come siamo organizzati noi, sul sistema risiederebbe comunque l'informazione di come un nostro ente è articolato e quale sarebbe l'entità della forza che è amministrata da quell'ente. E questo colonnello però faceva osservazione, diceva beh, però comunque sia, è vero che non posso ricostruire l'organigramma istituzionale, però noi da centro possiamo verificare, poi l'assistenza può dire ok, tu Leonardo Grubini hai la visibilità su Paolo De Pierantonio, Ludovico e Alessandro Sella, e dato di fatto quindi hai la visibilità, utilizzando altre informazioni riesco a dire che hai la visibilità su una, so che tu lavori alla DSI un lavoro da su hacker, questo. Un lavoro da hacker. Sì. Ma non solo, dovresti triangolare comunque, le informazioni, non solo, non è infatti vi ho semplice. detto comunque sia, io non so dove lavori tu, al massimo l'informazione può essere che io gestisco determinate persone, ma non so io dove lavoro, io che gestisco dove lavoro, perché se avessi quell'informazione ci sarebbe questo problema, perché magari anche questa è una preoccupazione legittima delle forze armate, il famoso cono di visibilità, ossia sapere con esattezza la quantità di informazioni visibili sulla piattaforma e chi può vederle, che riguardano ad esempio quale numero di soldati è impiegato in un luogo specifico. Non si può rischiare che per semplificare le procedure amministrative possano diventare di dominio pubblico informazioni militari riservate. tipo le password cifrate che non conosciamo, sebbene le gestiamo non le conosciamo. È molto più agevole, è molto più governabile gestire gli aspetti di sicurezza quando i dati sono tutti centralizzati, piuttosto che gestire la sicurezza di 10.000 database o 10.000 centri di informazione che chiaramente hanno al loro interno informazioni, dati sensibili ed importanti. È un po' come dire gestire in sicurezza n banche distribuite sul territorio con tanti piccoli depositi piuttosto che gestire in sicurezza un'unica banca. È evidente che il rischio di una banca centrale è quello di poter magari con un colpo perdere una quantità di denaro più importante, però è altresì vero che di governare tante banche, tanti depositi distribuiti in Italia è pressoché impossibile con gli stessi livelli di sicurezza. Da quei documenti non si capivano tante cose. Intanto non c'era di area antartica, mi sembra. Che sembrerebbe che le macchine abbiano crashato stanotte. Non c'era la distinzione, il fatto che i contributi sono a carico del dipendente, l'IRPEF è tutta a carico del datore di lavoro, quindi da questa discussione... Se non c'è vera l'infarto qua c'è... Esatto, penso anch'io.